Ciao amiche e amici del canale, ben ritrovati. Oggi vi parlo di questi tre romanzi di Chandler, tutti con protagonista l'investigatore Marlowe. Come sempre vediamo qualche curiosità sull'autore. Chandler è nato nel 1888 a Chicago, Illinois, e è morto nel 1959 a Loyola. È stato autore e sceneggiatore statunitense e uno dei padri discussi del genere Hard-boiled. Il personaggio da lui creato, Philip Marlowe, è famosissimo, portato sullo schermo con interpretazioni di vario calibro da autori come Dee Powell, Robert Mitchum, James Garner, Elliot Gould e soprattutto l'indimenticabile Humphrey Bogart. Negli anni '20 conobbe colei che diventò l'amore della sua vita, Sissy, moglie di un pianista di 18 anni più grande di lui. Per lui divorziò dal marito, ma solo nel 1924, alla morte della madre di Chandler, contraria a quest'unione, Raymond e Sissy si sposeranno. Iniziò un periodo di relativa tranquillità per i due fino al 1931 circa. Chandler fece carriera in una serie di aziende petrolifere e non scriveva più nemmeno come giornalista. In una lettera di anni dopo confessò di aver odiato quel lavoro, per cui nonostante il successo ai primi degli anni 30 entrò in una crisi profonda. Il matrimonio non funzionava, iniziò a frequentare le segretarie, ma soprattutto iniziò a bere, avendo problemi col lavoro, come il suo personaggio alter ego Philip Marlowe. Nel 1932 il licenziamento lo portò ad una crisi esistenziale ed economica. In questa crisi nera trovò una sorta di disperazione rabbiosa e speranzosa che gli fece dire: io sono vivo attraverso la pagina, attraverso il racconto. Iniziò a scrivere Pulp Fiction per guadagnarsi da vivere e pubblicò il suo primo racconto I ricattatori non sparano nel 1933. All'età di 45 anni, sulla rivista Black Mask, una rivista che pubblicava racconti di vita vissuta, di indagini della strada pieni di azioni con inseguimenti, con casi risolti con pugni e pistole. È un fervente ammiratore di Dashiell Hammett, che a suo dire ha restituito il delitto alla gente, perché se la gente ammazza qualcuno lo fa per un motivo. Pur non guadagnando molto era soddisfatto e il rapporto con la moglie tornò sereno. Considerato a lungo niente più che un brillante artigiano, Chandler comincia a essere rivalutato come scrittore a tutto tondo. Recentemente si è dedicata maggiore attenzione alla sua complessa biografia, che ne fa un vero e proprio intellettuale prestato al giallo. Si è sottolineato il suo forte legame culturale con la Gran Bretagna, dove aveva studiato, e sono state notate numerose affinità tematiche e simboliche con il modernismo. Fu molto critico verso il romanzo giallo tradizionale per la sua mancanza di realismo, che tra l'altro io condivido, che ben espresse nel saggio intitolato La semplice arte del delitto, scritto nel 1944 per la nota rivista The Atlantic Monthly di Boston. La semplice arte del delitto, come scrivono Massimo Bonfantini e Carlo Oliva, resta un testo molto interessante. Esprime idee sensate su come costruire un romanzo giallo e su quali sono il significato e la funzione di questa forma di letteratura. Contiene soprattutto una durissima polemica contro il giallo classico degli anni 20 e 30 e naturalmente i suoi prodotti tardivi. Man mano che l'accettazione del giallo nell'ambito delle letterature in generale si fa sempre più diffusa, Raymond Chandler viene sempre più considerato un eccentrico esponente marginale del modernismo. Nel 1955, con il libro The Long Goodbye, Il lungo addio, ha vinto il premio più importante nel campo del giallo, l'Edgar Allan Poe Award. Nel 1939 pubblicò il suo primo romanzo, Il grande sonno, dove compare per la prima volta il detective Philip Marlowe, che si muove nella Los Angeles bella e corrotta del decennio degli anni 30. Il libro ebbe un discreto successo, ma solo nel 1942, quando fu scoperto a Hollywood, il successo gli arrise davvero, sia come romanziere che come sceneggiatore. Per cui firmò un contratto con la Paramount nel 1943. Scrisse una trentina di racconti, nonché 8 romanzi e un racconto incompiuto, dove tutti e 9 con il detective Marlowe come protagonista, dal 1939 al 1953. Alcuni sono capolavori non solo del genere noir. Come sceneggiatore per Hollywood traspose per il cinema molti dei suoi romanzi con Robert Mitchum ed Humphrey Bogart, considerati i migliori interpreti del suo rude detective dal cuore d'oro.
Il suo lavoro a Hollywood incluse anche sceneggiature per altri noir polizieschi. Le più importanti sono quelle della Fiamma del peccato di Billy Wilder, The Unseen di Lewis Allen, La Dahlia azzurra di George Marshall e L'altro uomo di Alfred Hitchcock. Precipitò nuovamente nel tunnel dell'alcolismo e tentò una sorta di suicidio nel 1955, un anno dopo la morte dell'adorata moglie Sissy Pascal. Prima di aver ultimato l'ottavo romanzo della saga di Marlowe, morì di polmonite alla Iola nel 1959. Nel 1988, per il centenario della nascita dello scrittore, venne dato il compito di terminare quest'ultima opera al giallista Robert Parker. Gli scritti di Chandler, sia i romanzi che i racconti brevi, hanno ridefinito il genere del giallo investigativo, detto anche noir. La sua prosa evocativa descrive in modo approfondito l'area di Los Angeles degli anni 30 e 40 del XX secolo e sebbene utilizzi sempre degli pseudonimi, i luoghi che descrive sono reali: Bay City e Santa Monica, Gray Lake e Silver Lake e Idle Valley e San Fernando Valley. Il personaggio più noto di Chandler è indubbiamente Detective Philip Marlowe. Contrariamente allo stereotipo del genere, Marlowe non è il classico uomo tutto d'un pezzo, bensì un individuo complesso, sentimentale, con pochi amici, colto, ha studi universitari ed è appassionato di scacchi e di musica classica ed ha forti principi morali. Contrariamente ai personaggi tanto in voga in quell'epoca, Miss Marple, Poirot, Holmes, Philo Vance, eccetera, Marlowe non è un ricco annoiato che risolve gialli per passatempo per dimostrare di essere un genio. Lavora per vivere, è un ex sbirro cacciato dalla polizia perché rispondeva ai suoi superiori, fumatore alcolizzato come lo stesso autore. Un tizio normale, tormentato e insonne. Questa è la grande differenza col giallo classico tanto in voga all'epoca, il cambiamento epocale di genere che ha aperto la strada a tutto un filone di letteratura di genere. Tra l'altro avevo fatto un video in precedenza per spiegare la differenza tra questi sottogeneri di giallo, ve lo lascio sotto se vi interessa. Ve lo segnalo soprattutto per lo stile di scrittura, spiritoso e divertente, secondo me adatto anche ai non appassionati del genere, diretto e scanzonato. Bisogna tenere presente l'epoca in cui è stato scritto, in cui c'era ancora un forte maschilismo, gli afroamericani venivano chiamati con termini che oggi sarebbero inaccettabili, le donne erano pupe. Marlowe era un macio da cuore tenero, sempre pronto ad entrare in azione, ma sono libri veramente godibilissimi, tutti e tre tra i 100 gialli più belli di sempre. Se siete appassionati del genere vi lascio altri video in descrizione che vi potrebbero interessare, poi lasciatemi un like se vi piacciono per farmi capire se vi interessa che ne faccia altri. Il primo romanzo di cui vi parlo oggi è Addio mia amata, questo romanzo. Parliamo brevemente di questo libro. Sguinzagliato sulle tracce di un marito scomparso, Marlowe viene coinvolto da un ex detenuto tornato in libertà dopo 8 anni di carcere nella ricerca della sua donna ugualmente scomparsa. È l'avvio di una vicenda forte, condita di ricatti, un capolavoro del genere hard-boiled di cui Chandler è uno dei padri fondatori, come dicevo prima. Da questo libro sono stati tratti diversi film e al 7° posto tra i 100 gialli più belli di sempre. Il grande sonno, secondo romanzo che vi propongo oggi, in realtà è il primo in cui compare il famoso detective, forse è il romanzo in assoluto più rappresentativo del genere hard-boiled. Ho fatto un video per spiegare la differenza tra le sottocategorie di romanzi polizieschi, ve lo lascio dopo in descrizione. In questo bellissimo romanzo, che consiglio anche ai non amanti del genere, al 2° posto tra i 100 gialli più belli di sempre, Marlowe si ritrova protagonista di una storia di vizio e corruzione con sullo sfondo una Hollywood cinica e spietata. Marlowe era già comparso in precedenza in qualche racconto dell'autore, ma è la prima volta dove si tratta del vero e proprio protagonista. Chandler descrive così il suo personaggio. Alto poco più di 1,80, i capelli castano scuro e gli occhi marroni. Non credo che abbia un'aria da duro, ma può esserlo. Tutti noi siamo dei duri in fondo, sentimentali senza speranza. Per l'epoca in cui uscì, quello di Chandler è un modo tutto nuovo di impostare il romanzo poliziesco. Tenete presente che era l'epoca di Agatha Christie, Conan Doyle e simili del giallo classico, come ho già detto prima. In questi romanzi il ritmo si fa più incalzante, rapido, scandito da continui colpi di scena. Il suo mondo è feroce e spietato. Siamo lontani dagli ambienti eleganti e signorili di Miss Marple e Sherlock Holmes.
Marlowe resterà per sempre impresso nella memoria comune con il volto di Humphrey Bogart, eroe senza volerlo, onesto senza compiacimenti, sprezzante verso i ricchi per cui lavora, non per il loro denaro ma per l'uso che ne fanno. Diamo 4 stelle anche a questo romanzo. Il lungo addio, quest'altro romanzo, è un romanzo noir di Raymond Chandler pubblicato negli Stati Uniti nel 1953, vincitore del premio letterario Edgar Award del 1955. È il sesto romanzo di Chandler e come i precedenti ha per protagonista e voce narrante il detective Philip Marlowe, esordito nel 1939 nel romanzo Il grande sonno, come dicevo prima. Il romanzo ha avuto un'anonima trasposizione cinematografica diretta da Robert Altman. Come gli altri libri di cui vi parlo oggi, è inserito nella lista dei 100 migliori romanzi gialli di tutti i tempi della Crime Writers Association, al 15° posto. L'incipit del romanzo. All'uscita di un nightclub di Los Angeles, Philip Marlowe si imbatte in Terry Lennox, ubriaco fradicio. Lennox spiega a Marlowe che la moglie Sylvia è la figlia di Harlan Potter, uomo ricchissimo e potente, e che il divorzio è avvenuto perché, essendo Sylvia una vera e propria ninfomane, Terry era di fatto un marito di facciata, umiliato e ammansito dai quattrini della moglie. Dopo qualche tempo Terry ricompare nell'ufficio di Marlowe, ben vestito e pieno di soldi, in quanto si è risposato con Sylvia, seppure con scarsa convinzione. Successivamente Lennox torna nell'ufficio di Marlowe chiedendogli di aiutarlo. La moglie è stata uccisa, ma non è stato lui. Marlowe gli crede e lo aiuta a fuggire. Non vi dico altro perché vale la pena di leggere il libro. Vediamo la caratterizzazione dei personaggi di questo romanzo. Nel lungo addio la figura di Marlowe, da sempre avvolta in un'aura crepuscolare, si colora di umanità e melanconia, ergendosi come uno dei più rappresentativi archetipi dell'hard boiled, un uomo d'azione dall'apparenza cinico e disilluso, ma in realtà un romantico idealista che nonostante tutto continua a credere in valori quali l'onestà e l'amicizia. Ogni carattere di questo romanzo, seppure spesso riconducibile a un personaggio tipo, è prima di tutto autenticamente umano e mosso da intime motivazioni, dalle tre fan fatale al gangster messicano fino allo scrittore distrutto dall'alcol, tutti agiscono in maniera realistica senza nessun automatismo. Chandler scrive romanzi psicologici e umoristici che hanno come protagonista l'uomo comune e poco importa se al centro della vicenda ci sono un omicidio o una persona scomparsa. In questo più che in ogni altro libro dei suoi libri, Chandler si racconta. L'alcol che minò la salute di Chandler per più di 15 anni, portandolo infine alla morte, è anche lo spettro che aleggia sull'intera narrazione, la costante che accomuna le tre principali figure maschili del romanzo, Marlowe, Lennox e Wade. Quest'ultimo è uno scrittore con la salute e l'animo minato dall'alcolismo e dall'eccessivo successo commerciale che non di rado si abbandona a lunghe riflessioni sulla letteratura e l'editoria che si possono considerare, con le dovute riserve, un alter ego di Chandler. Bene amici, vi lascio tutti in descrizione, i romanzi, i film, se vi interessa di andare a vederli, e gli altri video se vi potessero interessare. Se vi è piaciuto questo fatemelo capire con un like, così magari ne preparo altri. Grazie per la visione, a presto, ciao!